TMTRU, un nome impronunciabile per un semplicissimo URL shortener. Oggi vi mostrerò lo stato attuale di sviluppo di questa web application e, se vorrete, scoprirete anche come poter contribuire a questo piccolo progetto open source. Ciao devs e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come anticipato nell'anteprima, vi volevo mostrare questo mio piccolo progetto open source che potrà tornarvi utile qualora abbiate la necessità di mettere in piedi un sistema di accorciamento degli URL per ribrandizzare o catalogare i vostri link. I più attenti fra di voi avranno sicuramente notato che in descrizione ai miei video solitamente inserisco gli URL nella forma tmtru.zavi.im/qualcosa. Se cliccate su uno di questi link, la web application si occuperà di trasformare le lettere dietro allo slash nell'URL vero e proprio e si occuperà di effettuarne il redirect. Tutto qui, semplice ed efficace. Se vi state chiedendo perché io abbia perso tempo a sviluppare un mio sistema invece di utilizzarne uno dei servizi già esistenti, i motivi sono principalmente due. Primo, volevo un'applicazione leggerissima che potessi installare su un mio server e che non avesse la necessità di un database in modo da renderlo facilmente backuppabile e trasferibile. Secondo, ma non meno importante, mi piace un sacco sviluppare e trovo che programmarsi le proprie utility sia uno dei modi migliori per imparare sempre cose nuove. Seguire infatti un progetto dalla sua ideazione alla sua messa online è sicuramente più formativo rispetto a lavorare su singole implementazioni specifiche. Come molti dei miei side project, anche per questa web application ho creato un repository sul mio profilo GitHub, in modo da poterci lavorare più comodamente. Se siete interessati, vi invito a dargli un'occhiata. Trovate come sempre in descrizione il link al repository. E se avete qualche idea di miglioramento, accetterò molto volentieri le vostre pull request. Ma veniamo al sodo. Ora vi farò vedere una brevissima panoramica di come è strutturato e come funziona TMTRU. Accedendo al sito dell'applicazione ci troveremo semplicemente davanti il logo, un titolo personalizzabile e la scritta Tell me the real URL. Premendo sul logo apparirà la maschera di login dove potremo inserire la nostra password e accedere al sistema. La prima pagina che vedremo sarà un elenco di tutti i link che abbiamo registrato nella web applications. Vedremo un collegamento che ci permetterà di aprire l'URL, un codice che rappresenta il nostro link, l'URL a cui puntiamo e una descrizione. Premendo sul bottone New Link potremo inserire un nuovo collegamento. L'UID potremo scriverlo manualmente oppure se lo lasciamo vuoto verrà generato in automatico. Ci basterà inserire l'URL, ad esempio Google, inserire una descrizione ed eventualmente dei tag. A questo punto, premendo salva, verrà registrato il nostro nuovo link ed evidenziato di azzurro. In questo caso ha creato automaticamente l'UID LZ6. Se vogliamo possiamo ripremere sull'UID per riaccedere alla pagina di modifica, ci verrà mostrato la data in cui abbiamo creato il link, la data di ultima modifica, ad esempio se vogliamo aggiungere un tag utility, e potremo eventualmente modificare la descrizione, modificare l'URL, l'unica cosa non modificabile sarà l'UID. Salviamo e se rientriamo vedremo effettivamente che la data è stata aggiornata. Premendo invece sull'icona del collegamento potremo testare il redirect del nostro URL. Come potete vedere ci ha portato su google.com. L'ultima sezione che vi faccio vedere è quella delle impostazioni, dove verrà mostrata la versione della web application, sarà possibile scegliere la dimensione dell'UID, tra parentesi possiamo vedere anche quanti link ci permette di avere. Diciamo che per un uso personale 3 sono più che sufficienti. Potremo personalizzare il titolo, inserire il nostro nome o quello della nostra società
inserire un eventuale tag di Google Analytics in modo da tracciare come vengono cliccati i vari link, e possiamo anche aggiornare la password per accedere alla web application. Questo flag ci permette, in caso di problemi, di attivare la funzione di debug in modo da verificare cosa non sta funzionando. Bene, questo è quanto. Come sicuramente avrete notato, l'applicazione è tutt'altro che completa. Per ora copre le funzioni basilari. In futuro vorrei aggiungere la paginazione della lista dei link, una ricerca, dei filtri tramite tags e molto altro. E a tal proposito provvederò a breve ad inserire una roadmap di sviluppo sul repository. E se voi avete qualche suggerimento, non esitate ad aprirmi una issue. Se volete provare questa web application e siete un po' pratici con Docker, potete farlo con una semplicissima riga di comando. Ora vi farò vedere come. Come potete vedere dalla documentazione, il comando Docker è semplicissimo, quindi vi copiate questo comando di quick run, aprite il vostro Docker, aprite il terminale e incollate il comando. Premete invio. Il sistema si occuperà di effettuare tutti i download dell'immagine e delle sue dipendenze e in automatico vi creerà il volume e vi inizializzerà il container. A questo punto basterà premere sull'icona Open with Browser per accedere alla nostra istanza. La password di default è password e ci permetterà di entrare, modificare le impostazioni e iniziare a creare i nostri link. Se invece non utilizzate Docker, potete semplicemente scaricarvi il sorgente dal repository di GitHub, estrarlo nel vostro web server e puntare un virtual host sulla directory public. Se invece volete partecipare allo sviluppo di questo progetto open source, vi invito a visitare il repository su GitHub, mettere una stellina ed effettuare un fork, in modo da poter effettuare tutte le modifiche e le prove che ritenete opportune. Ed infine potrete aprirmi una pull request. Che altro dire? Non mi resta che ringraziarvi per essere giunti fino a questo punto. Se avete dei commenti lasciatemeli qui sotto e come sempre vi ricordo di mettere un bel like a questo video se vi è piaciuto, di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanellina in modo da ricevere una notifica non appena un mio nuovo video sarà online. Ciao!